Chiosa, disturbare il mio sonno maledetto. Ma quale sonno maledetto? O levati dal kayak che dobbiamo recensirlo, dai! Buongiorno, dai! Dai, due in cammino E in kayak. Oggi siamo qui per fare l'unboxing e la recensione del nostro nuovo kayak, per cui senza indugio, recensione. Allora, questo è il suo trolley, come vedete è enorme, ve lo misuro, sono 50 cm di larghezza, 45 di profondità, 90-92 cm di altezza, è molto più voluminoso rispetto a quello del Gumotex da 100 litri. E questo ovviamente non è una borsa stagna, è solo il trolley di trasporto. Vediamo come fa. Il tessuto è molto corposo e resistente, sembra di ottima qualità. C'è una maniglia sopra che serve per trasportarlo, perché ci sono anche delle rotelle che per la verità non girano tantissimo, per cui su superfici lisce e omogenee, come non so, può essere un buon asfalto o del cemento livellato, si può tirare. Prendete per la maniglia e ve la tirate dietro. Per tutto il resto consigliamo il carrellino, il nostro carrellino della ECLA, che è fantastico. E allora, lateralmente c'è questa tasca che ha anche una cerniera sotto per chiuderla quando non è in uso, oppure per fissarla meglio quando mettete qualcosa. Qui c'è la pompa, però si può mettere anche delle pagaie volendo, poi farò vedere. Questa è la pompa in dotazione a questo kayak, è compresa nel prezzo, vi arriva questa pompa. Dicevo, una maniglia sopra e posteriormente è come se fosse uno zainetto, perché ha degli spallacci che sono imbottiti. Questo kayak pesa 22 kg, il kayak, circa 1 kg il trolley, aggiungete le pagaie, le pompe e qualche accessorio, siamo vicini ai 25 kg, per cui servono gli spallacci imbottiti, e c'è anche l'imbottitura qua lungo la schiena e dove appoggiate le spalle, per rendere un po' più confortevole. In più c'è anche una cintura ventrale, per questo ve la stringete e lo fate appoggiare sulle anche per scaricare il peso, perché altrimenti è veramente faticoso portarlo. A meno che siete alti 1,90 m, siete un giocatore di rugby, siete un armadio, allora con questo c'è anche a fare la spesa così, ma una persona normale questo lo può usare per fare qualche centinaio di metri dal bagagliaio dell'auto a dove mettete in acqua il kayak, altrimenti, come ho detto, carrellino. E questo ve l'ho fatto vedere, lo apriamo. Doppia cerniera. Noi qua ci abbiamo messo uno dei nostri giubbottini PFD, il tubo della pompa. Questo è il kit di riparazione, contiene la chiave per le valvole, e questo kayak è dotato di 3 valvole Archie Roberts HR, come quello della Gumotex, che però hanno il passo di quelle della Decathlon, non della Gumotex, per cui potete usare anche una pompa Decathlon per questo kayak. Il tubetto di colla, che ha un odore che non vi dico, e 2 pezze di PVC colorati come nel kayak, più le istruzioni di come usare il kit, per cui su questo speriamo di non averne bisogno. Poi abbiamo, sempre incluso nel prezzo, 2 pagaie divisibili in 4 parti, poi vedremo come sono. Ecco, non trattenete il respiro in attesa di performance incredibili da queste pagaie, perché se rimaneste delusi. E questa è la pinna, o skeg, come vedete è del tipo binarietto col pin di sicurezza, per cui si può mettere e togliere anche a kayak gonfio. Questa è molto profonda, sembra quasi di quella da SUP. E ora il kayak. No, non è finita. Poi e qui i sedili. Allora, la fascia di compressione, ecco, un difetto di questo kayak, non c'è una fascia di compressione inclusa, come per esempio l'X100 ce l'aveva, e questo non ce l'ha. Allora abbiamo usato una delle nostre fasce, questo è il nostro cencio per pulire i kayak. E ora in tutta la sua lunghissima maestosità. È un kayak lungo 4,70 m e largo 82 cm nel punto più largo esterno, poi dopo lo misureremo per bene dentro.
e cominciamo a gonfiarlo. Ecco, questa pompa, diciamo, più o meno fa il suo lavoro. Ha il manometro per il controllo della pressione sopra, però non è una pompa a doppia azione, per cui per esempio la nostra pompa Decathlon, quella arancione, è a doppia azione, vuol dire che manda dentro aria sia quando alzo lo stantufo che quando lo abbasso, per cui ogni movimento che faccio pompa dentro aria. Questa solo quando spingo, quando risalgo non pompa aria, per cui è un pochino più, diciamo, meno faticosa da usare, e però ci mette il doppio del tempo a gonfiare il kayak. E in più questa pompa non ha il settaggio per sgonfiare, per cui non può aspirare aria dal kayak, e secondo me è una cosa importante, specialmente con i kayak voluminosi come questo, perché per rimetterli a posto poi nel trolley è meglio che siano veramente sgonfi. Per cui cominciamo a gonfiare il fondo. Questo kayak si può gonfiare fino a 10 psi, che corrispondono a 0,7 bar. Noi in realtà lo gonfieremo a 8, per cui mezzo bar. Questa parte la acceleriamo. Ecco, ricordatevi le valvole HR di mettere sempre nella posizione per il gonfiaggio, perché altrimenti faticate per nulla. Oh, avete sentito che bel colpo che dà quando staccate? È normale comunque. E ora i tubolari. Allora, vediamo, 10.01. Ma noi perché non l'abbiamo fatto all'ombra questo video? Ci abbiamo messo 1 minuto e 20 secondi a gonfiare uno dei laterali. Potete vedere anche con più calma, Ok, alle 10.01 ho cominciato a fare il primo tubolare, abbiamo fatto tutti e 2 i tubolari, e il mio fare 10.04. Siamo già sudati? No, sono già sudato. Prego. Cominciamo dalla poppa, che è quella più vicina. Come potete vedere, la poppa e la prua sono rigidi, c'è questo inserto in plastica che forma proprio, questa è la poppa, ma davanti c'è una prua, e è utilissima sia per tracciare, nel senso per andare dritti, che per fendere l'acqua e andare più veloci, per cui oltre ad avere il fondo piatto drop stitch che aiuta a scorrere meglio sull'acqua, abbiamo una poppa e una prua che ci permette di andare più veloci. Poi sempre a poppa, vedete, questo è il tappo di svuotamento, per cui voi mettete in piedi il kayak dopo che avete usato e da qui esce l'acqua. Non è bloccato dentro, nel senso che così non potete perderlo. Ok, adesso lo riavvitiamo. Allora, la prua e la poppa sono molto simili, infatti non li si confonde solo per il fatto che a poppa ci sono le valvole e sotto c'è la pinna. Allora, abbiamo il bungee strap o ragno, molto robusto, e qui ci potete infilare altre cose. E purtroppo non ha dentro dei D-ring, ma è questo effettuccine qui, per cui sì, si può ancorare qualcosa qui, avrei preferito dei D-ring comunque, però in qualche modo si può fare. Questo è il fondo, come vedete qui c'è la poppa, la prua, il fondo è completamente piatto e ad alta pressione, e qui è dove si infila la pinna o skeg, cioè alla poppa, e poi c'è il suo pin di sicurezza che metto e tolgo. Adesso la togliamo perché sennò non posso più adagiarla qui senza romperla. Queste sono le 3 valvole Alkei Roberts, come vedete. Indicano chiaramente la pressione massima, la pressione di esercizio è da 8 a 10 psi, pressione massima è 10, e dicono anche di diminuire la pressione se il kayak resta esposto al sole, cosa che io sconsiglio di esporlo al sole, non di diminuire la pressione, perché comunque col calore la pressione tende a salire. Però non lasciate i kayak gonfiabili al sole perché il materiale si deteriora col sole. Allora, il Nitrilon
è un po' più resistente. Questo invece è PVC, sarà PVC triplo strato, PVC molto resistente, ma è sempre PVC, per cui il sole un po' lo soffre. Vedete, tutti questi D-ring ora ci serviranno per fissare i sedili. Vieni vicino, questi sono i sedili. Allora, sul retro hanno questa grande tasca Wow. con cerniera, grande tasca con cerniera. Qui ci sta una borraccia, ci stanno gli snack, ci sta qualche piccolo oggetto di cui potreste aver bisogno in navigazione che non tenete nel giubbottino. Allora, il sedile è dotato di un booster, che è questo, Wow. che ha una cerniera, è pieno di schiuma, poi volendo potete anche sostituirla con una schiuma diversa, una schiuma più bassa, una schiuma di una densità diversa da quella in dotazione, come in base alle vostre preferenze. Qui c'è il velcro e si fissa al sedile. Allora, senza booster il sedile è sottilissimo, come vedete, però comunque al tatto è già più morbido rispetto a quello della Gumotex, e quello della Gumotex è molto duro. Poi può darsi che, non lo so, dobbiamo testarlo sia con che senza booster. Ecco, c'è da dire che col booster è più comodo, però alza il centro di gravità, per cui il kayak è un pochino meno stabile, dovete farci l'abitudine. Allora, come si mette? Allora, a parte che sono due sedili, si può anche pagaiare una persona sola questo kayak, mettendolo in mezzo. Io lo sconsiglio perché è veramente tanto lungo, per cui si fissa con questi moschettoni. Ce ne sono due, uno avanti, due per lato, uno avanti e uno dietro. Li regolate dove volete. Li regolate in modo da poter utilizzare i puntapiedi che adesso andremo a vedere. Ecco, purtroppo il sedile non è fissato al fondo, per cui insomma potrebbe ballare un pochino. Dovete regolarlo in modo da poter usare questo puntapiedi che è fissato a questi D-ring. Come vedete ci sono i D-ring per i puntapiedi. Questi D-ring comunque potete usarli anche per fissare altra roba oltre ai puntapiedi. Abbiamo due maniglie laterali, oltre alle due maniglie di poppa e prua che faremo vedere. Ecco, quella è la targhetta con le specifiche. Capacità di 220 kg, due persone, ma in realtà probabilmente due persone e un bambino ci stanno facilmente. Pressione massima 0,7 bar, che sono 10 psi, 3 camere, fondo e i due lati. Qui abbiamo altri due ring, che sarebbero quelli che per fissare al centro il sedile invece che usare due sedili. Comunque noi li useremo per fissare altre cose, sacche, stagne, eccetera. Lì va l'altro sedile, quello su cui si siederà Giulia. Ok, vabbè, non c'è bisogno di fissare anche quello. Tutte le casette. Vabbè, fissalo se vuoi. Qui il puntapiedi di Giulia. Questo è l'interno del kayak, là si vede la chiglia rigida in plastica. Qui abbiamo un altro bungee strap, sempre fissato con questi anellini, non con D-ring. E qui la maniglia di prua. È molto comoda, perché allora, c'è questa parte sopra che è fissata col velcro, questa parte sopra che è morbida, e poi c'è la parte dura di nylon sotto, per cui è molto comodo da tenere in mano. E qui, come vedete, abbiamo la nostra prua. Ok, facciamo lungo i lati, non dimentichiamolo, ci sono i portapagaia. Questo è il portapagaia al posteriore, qua potete fissare la pagaia quando sbarcate, oppure se si state riposando al largo e volete fissare da qualche parte, c'è la pagaia, e c'è un portapagaia anche all'anteriore, sfalsato sull'altro lato. Questo è per il passeggero anteriore, per cui a posto. Allora, il pro di questo kayak è kayak ad alta pressione, per cui è un kayak veloce e ad alte prestazioni. Come avete visto è facile da gonfiare, non bisogna fare manovre strane, è semplice da gonfiare. I sedili sono tutto sommato confortevoli, c'è tantissimo spazio. Adesso magari lo misuriamo anche internamente per darvi un'idea del comfort di chi ci pagaia. Okay, allora, internamente Giulia Io sono zero. no, beh, dico, ha a disposizione 62 cm, per cui capirete che allora, il kayak di per sé nel punto più largo è 82 cm. A noi interessa anche il punto più largo, no, il punto più largo interno, perché quando ci pagaiate, e anche qui invece è 66 nel punto più largo interno, 66.
il secondo pagaiatore ha a disposizione 65 cm circa. Altri punti di forza, e comunque il pacchetto è quasi completo, vi manca solo il giubbottino e poi siete pronti per andare in acqua praticamente. E il contro? E i contro, come ho già detto prima, è il sedile che non è fissato al fondo, per cui se fate troppa forza sul puntapiedi rischiate di muovere il sedile. Magari noi lo avvieremo con delle grosse strisce di velcro una volta che abbiamo determinato la posizione giusta per metterci, diciamo per fissarlo, per metterci seduti. Altri contro è che la pompa non è il massimo e comunque è un kayak, e poi l'altro contro è il kayak è pesante, sono 22 kg, per cui scordatevi di fare i trasbordi lungo i fiumi con questo kayak, anzi questo kayak il suo habitat sono i laghi, il mare e fiumi calmi. Ecco, una bella discesa del Po da dopo Casale Monferrato con questo probabilmente, non so, che dici? La facciamo la discesa del Po dopo Casale Monferrato? Va bene, va bene. Con questo deve essere una Però magari con pacchia. altre pagaie. Sì. E comunque è un sit on top, per cui è esposto diciamo un po' più esposto all'intemperie, entrerà acqua più facilmente. Ecco, un'altra cosa è che non c'è più la possibilità di mettere uno splash guard, che in realtà su altri kayak di questo tipo qua c'è in dotazione una lunetta di plastica che si infilava qui, teneva arcuato diciamo, questa copertura, per cui un po' di gocce d'acqua gli schizzi d'acqua alla prua riusciva a pararli. Questo è il modello Division. Il modello precedente, sempre della Story, era l'High Line, che era 2 cm più stretto, perché era un filo più veloce, però era anche meno stabile. E dalle foto, perché noi non l'abbiamo avuto, dalle foto e dei video, gli incollaggi di quel kayak non avevano una gran qualità. Ecco, in questa zona, adesso si è sporcato perché è sull'erba, in questa zona gli incollaggi dell'highline erano proprio brutti, qua era tutto stropicciato, sembravano tutto stortignacoli. Noi gli incollaggi che abbiamo visto finora su questo kayak sembrano fatti bene e speriamo che durino, insomma. Come qualità, così sulla carta, sembra molto buona. E se avete un senso di déjà vu vedendo questo kayak, è perché ci sono in commercio tantissimi kayak praticamente identici a questi, differiscono nel colore e magari in qualche accessorio, la forma del sedile, o qualcuno magari ha la predisposizione per il timone, cosa che volendo con un po' di fai da te potremo fare anche sul nostro kayak, che vedremo più avanti. È perché questo kayak, cioè i pannelli drop stitch vengono prodotti in 3 fabbriche in tutto il mondo, 2 in Cina e 1 in Corea, e a quanto pare le fabbriche cinesi sono specializzate in questo modello, loro te lo costruiscono e poi le aziende, quelle magari un po' più blasonate, lo comprano da loro e se lo fanno personalizzare con il loro marchio, il loro colore, e loro magari aggiungono qualche accessorio diverso. Per esempio ho visto la Seagull è identico a questo kayak come forma e come caratteristiche, però al posto del poggiapiedi così, diciamo di stoffa, hanno incollato un poggiapiedi vero da kayak. Per cui l'unica differenza tra la Seagull e questo sarebbe quello, oltre il prezzo, perché noi questo 600 euro. l'abbiamo pagato 600 euro, mentre gli altri kayak di marca, penso solo al Tae della Bic, quello che trovate da Bertoni, costa 1180 e qualcosa. Cioè, in realtà anche questo kayak, quando non è offerta, viene proposto a quel prezzo, ma dal sito, noi abbiamo preso dal sito Euroskate Shop, da questi sito lì io vi consiglio di comprare solo quando sono in offerta, perché quando sono in offerta avete sconti anche del 45%. Noi abbiamo avuto uno sconto del 45% su questo kayak. Poi il trolley è diverso rispetto al modello. Ah sì, ecco, il trolley dell'Highline era uno zaino, però ho letto molte lamentele su quello zaino. A quanto pare il nostro trolley è migliore sia come praticità e come qualità. Quindi adesso è pronto per partire. Manca solo da aprire le pagaie. Vogliono uscire? Allora, queste sono le pagaie della Story, ma sono molto leggere. Qua fibra di vetro dubito che ci sia, che l'abbiamo vista. No, se non altro non flettono, come quelle dell'Intex. Queste sono un pochino... Il mio dubbio è sul fusto. Allora, anche il fusto è regolabile su 3 posizioni, se siete quelli che preferiscono avere un feather sfalsato magari di 45 gradi per entrare in acqua.
Allora, i paraschizzi non sono belli come sulle nostre altre pagaie, sono piccini questi paraschizzi e in più si muovono, vanno avanti e indietro. È abbastanza leggera come pagaia, però flette, il tubo flette, per cui finché... Se uno ha un'andatura turistica... per un'andatura va turistica bene. va bene, se invece avete bisogno di imprimere in fretta e una grossa velocità, magari vi sta venendo addosso un motoscafo, perché sapete come sono i diportisti italiani, vi sta venendo addosso un Attentazione. motoscafo, allora dovete levarvi in fretta da lì, e allora cercate di imprimere. Ecco, questo, il fatto che sia diviso in 4 parti non aiuta, e poi la qualità non so. Comunque è gratis, è incluso nel pacchetto, alla fine potete tenere, io vi consiglio di tenerla come scorta, magari uno di questi la tenete come scorta dentro il trolley e poi usate le nostre pagaie. Sì, insomma, per quelle che abbiamo pagate direi che Sei vada bene. soddisfatto? Sono soddisfatto e adesso non resta che metterlo in acqua. In acqua, In acqua. ma questo lo vedete in un altro video perché altrimenti diventa troppo lungo. Sì. Grazie dell'attenzione, se vi è piaciuto il video, se vi è stato utile, magari iscrivetevi, lasciate un like, se avete domande da fare fatele nei commenti qui sotto e noi se possibile vi risponderemo celermente. Grazie a tutti e buone pagaiate.